Quando abbiamo deciso di tornare in India, molti non hanno capito la nostra scelta. E ci sta! L'India non è un paese per tutti, anche se sinceramente devo ancora trovare quello che lo sia. Dietro la nostra scelta c'era però un motivo trainante di cui non abbiamo mai parlato. Oggi finalmente possiamo svelare il desiderio irrefrenabile che ci ha ricondotti qui. Una sola parola, Teyam. A molti non vorrà dire assolutamente nulla, ma per noi rappresentava l'occasione di essere testimoni di un evento unico al mondo. Uno di quei momenti in cui ti senti grato di far parte di un'umanità che porta avanti tradizioni secolari, che la modernità, la tecnologia o l'intelligenza artificiale non hanno saputo scalfire. Ci aspetta quindi una delle notti più sconvolgenti della nostra vita, ma ci arriviamo insieme, un passo alla volta. Ripartiamo quindi da Coimbatore, la città dove ci siamo lasciati nel video precedente. L'India alle 5 del mattino si deve ancora svegliare, e noi anche. Una bella tazza di chai bollente può sicuramente aiutare. Certo, se avessimo saputo quello che ci avrebbe riservato la giornata, ne avremmo bevuto almeno 1 litro. Ore 5:40, sono tipo 10 minuti che camminiamo sul binario perché questo treno è lunghissimo, ma finalmente siamo arrivati. Eccola qua, la nostra carrozza. Abbiamo trovato i nostri posti ragazzi, noi intanto stiamo ancora dormendo e poi continueremo a dormire. Abbiamo trovato il nostro posto su questo divanetto bello duro, siamo in 3 in uno spazio abbastanza ristretto e siamo di spalle rispetto al senso di marcia come tutto il resto della carrozza. Guardate che bella la carrozza con tutti questi ventilatori, decine e decine di ventilatori sopra le nostre teste. Molto scenico, molto... adesso scenico, diciamo diciamo indiano, molto indiano. Interessante, adesso niente, continuiamo a dormire. Adesso i criccettini, vedi che dormono, non è che mettere insieme le parole. Partiti in perfetto orario. Ciaino sul tè, servizio completo proprio su questo treno. Ciaino sul tè? Cosa vuol dire Andrea? Volevo dire ciaino sul treno. Ah. Cioè ciai piccolino sul treno. Forse me bevo 1 litro, forse mi sveglio. La nostra colazione di treno è con gli idli e anche la frittellina. Guarda qua tutto impacchettato, qua c'è tutta la parte della salsetta da mettere, frittellina, gli idli sono delle pagnotte fatte con della farina di riso che viene cotta al vapore. A me ricordano un sacco la polenta, quindi mi piacciono tantissimo. No, ci siamo lavati? Very good. Very good. Non è comodissima sta cosa, mangiare cibo indiano su un treno è tutto molto liquido. Per fortuna ci è rimasto il cucchiaino di Jessica e Luca, lo stiamo usando tantissimo in effetti, ne usiamo 1 in 2, però vedi, riusciamo a mangiare così anche senza sporcarci le mani, anche se Angela preferisce mangiare con le mani. Sì, è più divertente secondo me. Ma ti piacciono questi idli? No, anche se è freddo. La comodità di mangiare con le mani è che mangi qui e te le lavi qui. C'è il lavandino proprio dietro che schiaccia qua e scende l'acqua. Intanto qua stiamo passando da dei posti bellissimi ragazzi, immersi nella natura. Come sempre in India le porte del treno sono aperte, rimangono aperte tranquillamente, così se vuoi ti puoi addirittura sedere qui e dare un'occhiata fuori e pensare, guardare il mondo. Il treno rispetto agli autobus è immensamente più comodo, non te ne rendi neanche conto, e abbiamo fatto già adesso la stessa distanza che abbiamo fatto ieri invece da Palani fino a Coimbatore, quindi vabbè, molto comodo, molto economico. Anche questo biglietto l'abbiamo pagato 1,50 € a testa, e quindi per fare però 4 ore e mezza di viaggio. Arriviamo a Kannur, che è una città proprio sulla costa del Kerala. Questo treno l'abbiamo prenotato ieri per oggi con questa applicazione che è Confirm Ticket, che è un'applicazione che in realtà è collegata anche all'altro account, quello IRCTC, che è quello delle ferrovie indiane, e siamo stati fortunati perché abbiamo trovato posto. Ma in realtà quando si viaggia di giorno e si fanno tratte brevi, perché 4 ore in India sono una tratta brevissima, si riesce a trovare posto anche senza troppo anticipo, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi troppo presto. Diverso è invece quando si viaggia di notte, lì le tratte sono molto più lunghe e quindi i treni vengono prenotati con largo anticipo, quindi è molto difficile trovare posto, si finisce
finisce spesso in waiting list, cioè in lista di attesa, oppure il giorno prima del viaggio del treno, la mattina alle 11, vengono liberati alcuni posti che si possono comunque prenotare tramite questa applicazione. Per questa applicazione noi abbiamo inserito il nostro numero indiano, ma sappiamo che c'è anche un modo per inserire un numero straniero. Non sappiamo però quanto funzioni, perché ti fanno pagare, non so se 3 euro mi sembra, per poter aggiungere il tuo numero straniero. Qualcuno ci deve aver provato nel corso del tempo e non ce l'ha fatta, quindi paghi e poi non funziona lo stesso, quindi sicuramente è più facile farlo quando si è direttamente in India. Arrivati! Che bella stazione questa! Tutta super pulita! Insomma, siamo tornati in Kerala dopo l'inizio a Trivandrum, siamo tornati adesso e andiamo a cercare un posto dove staremo nei prossimi giorni, quindi staremo qualche giorno in più qua, cerchiamo bene il posto dove stare. L'abbiamo trovato, ragazzi, sembrava la solita bettolaccia da fuori, ma poi siamo venuti a vedere la camera e la camera non è niente male. Siamo all'interno di questa specie di corte, ci sono tutte le camere, ma siamo tipo soli in questo posto. In realtà tutti gli altri posti erano strapieni. Questo invece è tutto libero e una bella stanzetta stavolta. Soprattutto pulita, Bella, profumo di pulito, guarda qua. lenzuola pulite. Allora, addirittura il bagno pure pulito, ma soprattutto abbiamo subito riunito un comitato di persone, Sì. tutti insieme a aiutarci a trovare il motivo per cui siamo venuti qua. Cioè noi siamo venuti qua per un rituale assurdo, uno dei più spettacolari di tutto il mondo, che si tiene solo in questo periodo, proprio qui in questa zona, nella zona di Kannur. Però non ovunque, bisogna sapere dove andare. Chi meglio di chi abita qui, e infatti si sono riuniti tutti, hanno telefonato, Che infatti, carucci! e stiamo già uscendo perché dobbiamo Sì. andare subito. Siamo un po' spompati dopo la sveglia alle 5, il treno, eccetera eccetera, però sono quelle cose che succedono tipo una volta nella vita e quando succede bisogna andare a vedere, adesso mangiamo qualcosa, ci riprendiamo un pochettino e torniamo sulla strada. This place is what's the name? Palayat town? It's Sri Andalur. Ecco, da fuori non si presenta benissimo, ma è il Carrefour, il top, il Carrefour all'inglese. Insomma, ragazzi, gran posto e il signore è simpaticissimo, ci ha dato un sacco di informazioni e ci ha detto la dritta giusta. Andate un pochino più tardi perché poi il top di questa incredibile cerimonia sarà a mezzanotte, quindi ragazzi, Sì. stanotte non si dorme. Ci ho detto di andare verso le 5 e di stare lì tutta la notte, perché la parte migliore sarà di notte. Quindi ragazzi, noi adesso andiamo a mangiare qualcosa, poi torniamo in stanza, facciamo un pisolino E poi andiamo e poi dopo. usciamo più tardi. Ma che posticino oggi per mangiare, ragazzi. Abbiamo il forno tipico tandoori. Qua si appiccicano i ciapati, i roti direttamente all'interno del forno. Li aspettavamo da tantissimo, ragazzi, finalmente abbiamo trovato uno di quei ristoranti del nord dell'India. La cucina del nord rispetto a quella del sud è molto differente perché questi sughettini sono molto più cremosi al nord e non sono facilissimi da trovare nel Tamil Nadu. Finalmente adesso siamo riusciti a trovarli, siamo arrivati in Kerala e quindi abbiamo anche i ciapatoni fatti al forno, buonissimi! Buon appetito, siamo messi fuori noi con la signora. Siamo fuori all'aria fresca, qua dentro faceva un po' troppo caldo perché c'è il forno dentro, che è Sì. stranissimo. Abbiamo preso allora questo che è il palak paneer, cioè gli spinaci con il paneer, che è un formaggio tipico indiano, e poi queste che invece sono le patate e i cavolfiori. Ok, signori vogliono essere ripresi. Hello, what's your name? Samir. Samir, and you? Nazir. Hello. Very good. Thank you, bye. Abbiamo seguito il consiglio del proprietario dell'hotel e stiamo andando in direzione Andalur, che è il posticino, è il quartiere che c'è qui vicino che dobbiamo raggiungere. In realtà gli autobus erano due, questo è molto più pieno del primo. Siamo arrivati, ragazzi, ci aspettavamo qualcosa di completamente diverso, in realtà sembra di essere a un rave
indiano, c'è un sacco di gente. Da una parte c'è un parco dei divertimenti e da questo lato invece si va verso il tempio dove dovrebbe venire questa cerimonia. Adesso a breve ne parliamo perché è una cerimonia molto famosa qui del Kerala, si chiama Theyyam, e solo che insomma questo contesto non ce l'aspettavamo proprio. Adesso andiamo a vedere, ci sono come al solito banchetti dappertutto in cui si vende qualsiasi cosa. Noi ci aspettavamo una cosa un po' diversa, tipo una cerimonia silenziosa, religiosa, con poca gente, con dei riti assurdi. Probabilmente riti assurdi ci saranno, però ecco, in questo contesto un po' diverso. Abbiamo trovato l'ingresso del tempio, quindi lasciato i sandali qui fuori e andiamo dentro. Direi che è il posto giusto. Qua ci sono tutti i tamburi da questa parte e all'interno, tutto il cortile interno è fatto di sabbia. Vedete, il pavimento è sabbia dorata e ci sono questi edifici in mezzo, tutto un colonnato attorno. Ho già perso Paolo. Ah no, eccolo, accanto a quelle 3 signore coloratissime. E qua sta già succedendo qualcosa, ci sono questi signori con dei bastoni in mano. Prima di buttarci in una delle esperienze più incredibili della nostra vita, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire in che cosa ci siamo cacciati. Il Theyyam è un rituale sacro di danze ancestrali, ha origini antichissime, addirittura precedenti all'induismo. Risale all'antica cultura dravidica dell'India del Sud, quando si praticava l'animismo come forma di culto. La parola Theyyam significa letteralmente Dio, perché durante questo rito il kolam, cioè l'artista, si trasforma da uomo a divinità. Per farlo deve seguire un rituale che prevede un'accurata vestizione con abiti e copricapi giganteschi, delle pitture facciali e delle danze attorno al tempio al ritmo frenetico e instancabile dei tamburi. Esistono più di 400 diversi tipi di danze, alcune durano poche ore e si svolgono di giorno, altre possono durare giorni o addirittura settimane. Ed è proprio in questa seconda situazione che ci troviamo adesso. Questo evento è talmente importante che tutti gli abitanti della città in cui si svolge iniziano a prepararsi settimane prima. Per i 30 giorni antecedenti all'inizio del festival tutti seguono una dieta vegetariana e vengono pulite accuratamente sistemate le case, i negozi e tutta la città si prepara. Il tempio dove ci troviamo si chiama Andalorkavu e è famoso proprio per questo festival, il festival del Theyyam, che dura 7 giorni. Siamo al 6° giorno adesso, quindi quasi alla fine di questa festa, e c'è un sacco di gente perché raduna tutta la comunità, sia della zona che dei villaggi vicini, ma anche delle altre città che vengono qui proprio per questo festival. Ogni sera c'è una performance diversa e quindi vediamo cosa ci aspetta oggi, perché la vera performance inizia quando cala completamente la luce del sole. Ci sembrava un po' troppo silenzioso, in effetti adesso è iniziata la musica, finalmente. C'è questa cosa che mi dice sempre Paolo: ma secondo te la cantante delle canzoni tradizionali è sempre la stessa? Perché ha sempre la stessa voce. Ha sempre la stessa voce, la cantante indiana. Tutte le canzoni con la stessa voce. Questa, bellissimo che ha. Comunque ragazzi, allora siamo di fronte a qualcosa di unico, qualcosa che accade solo qui, solo in questo periodo, solo in questo stato dell'India. Quindi siamo veramente dei privilegiati in questo momento, siamo contenti di essere qui. L'abbiamo sfiorata nel 2019 questa cosa, perché siamo passati sempre dal Kerala, ma non ci siamo fermati per vedere questi riti tradizionali. Oggi siamo qui, siamo un po' qui e un po' lì perché siamo stati sballottati ultimamente in questi giorni. Non vediamo l'ora che inizi. All'interno del tempio c'è sempre più gente. Appena siamo entrati questi spalti erano praticamente tutti semivuoti e invece adesso è tutto pieno. Infatti sto venendo adesso a fare un giro, ma torno subito a prendere posto prima di perderlo. Volevo andare a prendere una bottiglia d'acqua qua fuori, ma è il delirio, quindi torno al mio posto. Sta diventando sempre più buio, sono ormai le 6:30 e hanno iniziato a suonare i tamburi e tutta la gente in mezzo alla zona qua del tempio, la parte centrale del tempio, e moltissimi sono vestiti di bianco. Ammazza ragazzi, ci sono anche le telecamere della televisione qua dietro. E qua la situazione pregna, molto pregna. Mi sa che è una bomba quello che sta per succedere. Con tutta questa umanità ragazzi si suda da fermi. C'è proprio quest'aria bella umida. E infatti sono tutti sudati anche qui. Dobbiamo capire ancora il ruolo di tutte queste persone vestite di bianco, tutte quante con una canottiera e con una sorta di una gonnella bianca. Sono allora adesso migliaia di fronte a noi. Provo ad alzarmi, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Ragazzi, tutta questa zona è
invasa. Attenzione, si sta formando una torre umana da quel lato, qua invece c'è il tipo, lo stage diving, questo ragazzo viene portato in giro. Comunque tutte le persone vestite di bianco sono uomini e bambini maschi. Là si fa tipo pogo, tutti in piedi! Fermi tutti, qui serve una spiegazione perché quello che stiamo vedendo ha del fantascientifico. Ogni Teyam racconta una storia che può essere legata a una divinità oppure a persone comuni che sono morte ingiustamente. Davanti a noi adesso, lo so che è difficile capirlo ma vi giuro che è così, sta andando in scena una delle storie più celebri dell'induismo. La divinità principale, quella con il costume arancione e il copricapo gigantesco, è il dio Rama. È lui il protagonista dei Ramayana, uno dei testi sacri più importanti dell'induismo. Questa notte, in fasi diverse, verrà raccontato l'episodio in cui Sita, la moglie di Rama, viene rapita da Ravana, il potente demone re di Lanka che si è innamorato di lei. Ecco, sta per ripartire una storia in stile Beautiful divinità. Rama, insieme a Lakshmana, qui rappresentato con lunghi capelli argento, spada e scudo, intraprendono un lungo viaggio per cercare di liberare Sita. In loro aiuto arriva anche Hanuman, il dio scimmia, che porta con sé un esercito di scimmie. E proprio tutte queste persone vestite di bianco che corrono freneticamente rappresentano le scimmie, pronte ad andare in battaglia. Ma ragazzi, sembra un fiume di persone che si muove davanti a noi, è pazzesco. È un po' una follia questa, perché chi va dentro si mette un po' a spingere, cioè veramente una sorta di pogo in cui entrano anche alcuni bambini, non tutti, alcuni rimangono qua. Comunque vorrei veramente sapere cosa mangiano gli indiani per avere i capelli così neri. Non oso pensare se dovesse scappare la cacca. Non se ne esce da qua. Ma secondo te i nostri sandali li troveremo mai più? Oh, ragazzi, ma è una roba impressionante, ma meno male che siamo qua sugli spalti, belli tranquilli. È incredibile questo paese, quando pensi di averle viste quasi tutte ne tira fuori un'altra che è ancora più inaspettata di tutte le precedenti. Ma ragazzi, noi siamo sotto shock perché stiamo vedendo queste scene di queste tre divinità adesso che continuano a girare attorno e tutte le persone dietro che corrono dietro queste divinità, che si spingono, che si bloccano, che tutti sudati, tutti in una umanità, tutti insieme a creare una unica cosa. Il ragazzo mi ha raccontato che sono 5 giorni che non dormono e verranno qua tutti i giorni, anche il sesto, quindi domani che è l'ultimo. Dormono soltanto un paio di ore durante la giornata e basta, cioè è una roba incredibile. Questo dimostra quanto fanno queste cose con passione e con devozione. Abbiamo appena avuto la conferma che sarà una notte lunghissima, non si dorme stanotte, ci hanno detto, perché dopo questo evento che è appena finito qui in questa parte del tempio ci si sposterà in un'altra parte del tempio, perché è diviso in due questo tempio, parte bassa e la parte alta, e in mezzo c'è anche un rituale con il fuoco, quindi vediamo cosa ci riserva questa notte. Stiamo andando a vedere se ci sono ancora i nostri sandaletti qua all'ingresso. Oh, che bordello, mamma mia. Ho tirato una gomitata a qualcuno. Saranno qua. Una l'abbiamo trovata. Qua ci sono altre due. Manca la tua ultima, Angela. Manca solo una. Trovate tutte e quattro. Questo ha del miracoloso. Miracoloso. Cioè, miracoloso. Guarda quanta gente c'è. Tutti hanno lasciato le ciabatte, le infradito fuori, eppure sono ancora tutte qua. Adesso ragazzi andiamo a prendere un chai, credo che ci sia il chai qui o forse il cibo, non lo so. La fila non esiste. Hello. Però ci buttiamo dentro. Ah, water, qua si beve l'acqua. Lì dietro cucinano tutto con la legna, infatti tutto questo fumo è quello della legna, però noi ci allontaniamo perché c'è solo acqua calda. Visto che dobbiamo rimanere svegli tutta la notte, passiamo alle maniere forti, arachidi e chai. Sarà una lunga notte.
in questi mega pentoloni stanno friggendo il cavolfiore, ragazzi, piace tantissimo cavolfiore impastellato. Vedete questa pastella arancione, poi viene fritto e lì vedete che viene servito su questi piattini, si chiama gobi il cavolfiore in Indi. Noi intanto ci stiamo mangiando invece questa crocchettina di patate, la veg cutlet la chiamano. È il sacro e il profano, ragazzi. Da una parte i riti religiosi assurdi, super sentiti, super partecipati, e dall'altra parte le giostre, i giochi, il cibo, le bancarelle. Sono le 11 e abbiamo affrontato un'emergenza bagno. Con urgenza abbiamo chiesto i bagni. L'avevo predetta questa, Sì, infatti me l'hai tirata un po'. Vabbè, comunque siamo andati in una casa, ci hanno detto tutti andate in casa di qualcuno a chiedere. Siamo entrati in casa di questi signori, ci hanno aperto subito la porta del bagno, gentilissimi. Momenti, ragazzi, drammatici. drammatici. E poi ci ha scritto il signore della nostra guest house, che è carino, della guest house Carrefour, e ci ha scritto: vi ho chiamato per sapere se tornavate, spero che vi stiate godendo la serata, eccetera eccetera. Vabbè, noi gli abbiamo detto che torniamo domani mattina. Che carino, sei preoccupato per noi. Sei preoccupato. No, ragazzi, ma qua c'è la bancarella qui vendono coltelli e sciabole. Proprio qua, ti rendi conto? Io comincio a perdere qualche colpo, non so, Angela. Guarda questi cagnoni. Attenzione, ragazzi, la pistola che funziona con i fiammiferi. Proprio fiammiferi. È l'una di notte, qua ci si sta preparando alla seconda fase del rito. Hanno questi tronchi enormi con la parte finale della paglia, avvolta in queste bende che sono imbevute di benzina perché poi daranno fuoco a tutto quanto. È l'1:30 ed è martedì, ragazzi. Vedere da vicino queste maschere fa un certo effetto. Riesco a notare la sofferenza e la fatica di chi le indossa, ma allo stesso tempo la devozione di chi si avvicina per toccarle. C'è una cosa di cui non ho ancora parlato. Gli artisti che danzano appartengono generalmente alle caste più basse della società. In questa occasione però diventano l'impersonificazione della divinità e quindi durante tutto questo rituale assumono il rango più alto e tutti li venerano. È una sorta di rivincita la loro, gli ultimi che diventano i primi. Allora, cosa sta succedendo? Gli dei si stanno spostando dal tempio superiore al tempio inferiore, dove continuerà tutta la cerimonia, e passano in mezzo praticamente a tutte le persone facendo questa processione, e tutti sono, diciamo, vicini a loro per fare delle foto, per toccarli, per dare anche delle donazioni. Inoltre hanno portato tutti questi bastoni che adesso hanno acceso, ed eccoli qua, sono infuocati. Siamo, ragazzi, siamo al penultimo stage, sono le 2 di mattina, stiamo aspettando le 3 divinità che arrivino qui al tempio inferiore. Siamo tutti qui in attesa, non solo noi ma anche tante altre persone anche qui, e tutti seduti però sulla sabbia. Questa volta siamo seduti sulla sabbia. Come va, Angela? Come va? Ma pensavo peggio, sinceramente. Io ho passato un attimo, ho visto, io ho già passato l'attimo di abbiocco, adesso sto un po' meglio, vediamo quanto reggo, però questa è la faccia di Paolo. Ecco, sta dormendo in pratica.
La fase finale è la conclusione della storia che stavo raccontando prima. Rama, Lakshmana e Hanuman combattono contro Ravana per liberare finalmente Sita. Siamo fortunati ragazzi perché adesso siamo proprio davanti all'azione, siamo in prima fila. Qui davanti a noi sul piedistallo c'è proprio il Teyam di Rama, quello principale. Il suono dei tamburi si fa sempre più frenetico e porta sia gli artisti che gli spettatori a vivere una sorta di trance collettiva. C'è chi comincia a accedere ragazzi, c'è chi sta accedendo, anche noi. Oddio ragazzi, questa danza è veramente ipnotica. Stiamo andando anche noi un po' in trance. Ore 4:42 ragazzi, forse ci siamo. Ce l'abbiamo quasi fatta, sopravvissuti a questa nottata incredibile. Allora qualcuno si è... Mamma mia, queste cose ti fanno venire un E tanto spara ste robe, ma alle 4:40, cioè va bene ragazzi, è stata una figata, però una roba è stato assurdo e appunto io ho avuto un po' un momento di difficoltà. Di mancamento, diciamo. Stanno andando tutti perché ci sono anche fuochi d'artificio, andiamo a seguire tutti quanti. Quelli che sono rimasti, non sono tantissimi ma sono comunque tanti. Ritratto, sono ancora tutti qui. Per qualche motivo hanno bloccato la strada e quindi non riusciamo a vedere nulla dei fuochi che sono lì dietro. Adesso si vede qualcosa. Siamo alla fermata dell'autobus, sono le 6:10 ragazzi, le 6:10, direi che è stata intensa sta giornata, veramente riduttivo. C'è stato anche un finale coi botti, nel senso che non riuscivano più a controllare i fuochi d'artificio, ha iniziato a scoppiare, La che sembrava, polizia. all'inizio sembrava carino, no? Tipo, wow, guarda quanti fuochi, poi Senza controllo. fuori controllo, tutti allontanati di corsa. Sparavano continuamente sti fuochi a caso, non no, si ragazzi? fermavano più, c'è stato un delirio finale incredibile. Ragazzi, chiudiamo questo video assurdo qui. Se volete iscrivetevi al canale. Attivate anche la campanellina così non vi perdete tutte le prossime follie e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Alla prossima dalla Folle India! Ciao!